Benvenuti a questo corso sull'acqua. Questo è il primo corso di una serie di corsi che abbiamo deciso di dedicare a tutti i nostri clienti affinché possano imparare insieme a noi come utilizzare i nostri prodotti e tutte le applicazioni che possono essere fatte con esso. Iniziamo quindi con l'elemento fondamentale, l'elemento che trattiamo, l'acqua. L'acqua è fondamentale per la vita sulla Terra, per ogni essere vivente, per gli animali, per noi uomini, per le piante e per tutto ciò che ci circonda. Serve per produrre qualsiasi tipo di prodotto che utilizziamo tutti i giorni. Partiamo da un punto di vista chimico. L'acqua è come formula chimica H2O, quindi è costituita da 2 atomi di idrogeno e un atomo di ossigeno. L'acqua la troviamo sulla Terra in 3 stati: nello stato liquido, quindi nei mari, nei fiumi, nei laghi; nello stato solido, quindi nei ghiacciai, al polo nord, al polo sud e su tutte le montagne; e in forma gassosa, nelle nubi che vediamo ogni giorno nel cielo. L'acqua è presente sulla Terra in forma liquida, come abbiamo detto. Il 97% dell'acqua la troviamo nei mari, mentre solo il 3% è acqua dolce, quindi tutta l'acqua che riguarda i fiumi, i laghi e tutta l'acqua sotterranea. L'acqua dolce sulla Terra, che come abbiamo detto costituisce solo il 3% dell'acqua presente sul nostro pianeta, è presente per il 69% nei ghiacciai, quindi allo stato solido. Per il 30% la troviamo nelle fonti sotterranee, quindi nel sottosuolo, mentre per solo l'1% è presente sulla superficie, quindi nei fiumi e nei laghi. L'acqua dolce viene utilizzata principalmente per 3 usi. L'uso principale è quello agricolo, il 60%. L'altro uso è quello industriale per il 25% e solo il 15% è utilizzato per uso domestico. La maggior parte di noi pensa che l'utilizzo domestico sia invece quello maggiore, in realtà è solo il 15%, quindi potete ben immaginare quello che è il consumo che viene fatto per il settore agricolo. L'acqua è necessaria sulla Terra per la nostra vita, quindi per tutti gli uomini, per gli animali e per le piante. È necessaria per la produzione di frutta e verdura, per la produzione di tutti i prodotti alimentari, è necessaria per la produzione di tutte le bevande, tutte quelle che ogni giorno acquistiamo nei nostri supermercati, è necessaria per la produzione di tutti i prodotti farmaceutici, dagli sciroppi alle medicine in genere, alle pillole, alle pastiglie, è necessaria per la produzione di tutti i prodotti chimici che utilizziamo ogni giorno, quindi comprensivi anche di tutto ciò che riguarda i detersivi, i saponi. È necessaria per la produzione di tutti i prodotti petrolchimici, quindi anche la benzina, il diesel che utilizziamo ogni giorno. È necessaria per tutti i prodotti siderurgici, quindi tutto quello che riguarda alluminio, metalli, acciaio, e per tutto ciò che riguarda la produzione di prodotti elettronici. Tutto quello che troviamo ogni giorno all'interno di tutti i nostri componenti elettronici che utilizziamo, dalle televisioni ai computer, ai cellulari, è prodotto grazie all'utilizzo dell'acqua. È fondamentale anche per la produzione di energia elettrica. Tutta l'energia elettrica che utilizziamo ogni giorno è prodotta sia dalle centrali idroelettriche, ma anche da tutte le centrali turbocarbone, turbogas e centrali nucleari, e questa energia può essere prodotta solo ed esclusivamente con l'utilizzo dell'acqua. Noi uomini siamo costituiti per la maggior parte di acqua. Il nostro corpo è costituito per il 60-65% di acqua. Consumiamo ogni giorno da 1,5 a 2 litri di acqua da bere. Ogni uomo consuma ogni giorno 241 litri di acqua per tutti i fabbisogni giornalieri, a partire dalla doccia del mattino al caffè, fino ad arrivare all'utilizzo per la lavatrice, così come anche l'utilizzo per la pulizia della casa. Anche tutti i prodotti che ci circondano sono realizzati grazie all'utilizzo dell'acqua e il consumo dell'acqua per la produzione di ciascun bene di cui abbiamo bisogno ogni giorno è veramente elevato. I quantitativi di acqua utilizzati per la produzione di qualsiasi cosa, a partire da questa scrivania o dal computer che è qua di fianco a me o la lavagna che vedete qua dietro, è realizzato grazie all'utilizzo di enormi quantità di acqua. Tanto per fare alcuni esempi, possiamo dire che 1 litro di latte viene prodotto utilizzando 150 litri di acqua, 1 chilo di mais utilizzando 400 litri di acqua, 1 chilo di riso 4000 litri d'acqua, 1 chilo di grano 1500 litri d'acqua e per produrre 1 chilo di cotone occorrono ben 1000 litri di acqua.
Se poi ci spostiamo su altri prodotti industriali come può essere la benzina, sappiamo per certo che per produrre 1 litro di benzina occorrono almeno 20 litri di acqua. Per fare 1 litro di birra occorrono almeno 25 litri di acqua. Per 1 chilo di carta è necessario avere e utilizzare 200 litri di acqua. Per 1 chilo di cemento 40 litri di acqua e per 1 chilo di lana occorrono almeno 100 litri di acqua. Per un giornale, un quotidiano che acquistiamo giornalmente, occorrono almeno 300 litri d'acqua. Pensate che addirittura per produrre 1 chilo di alluminio occorrono almeno 50.000 litri di acqua. Se poi passiamo a considerare quanta acqua è necessaria per la produzione di un'automobile, occorrono almeno 100.000 litri di acqua dall'inizio della fase di produzione, quindi dalla produzione dei metalli e della plastica, fino ad arrivare al completo assemblaggio. Se poi andiamo a considerare addirittura la produzione di alcuni prodotti farmaceutici come gli antibiotici, è sicuramente possibile dire che per produrre alcuni antibiotici è necessario almeno avere 3 milioni di litri d'acqua per produrre 1 chilo di antibiotico. Quindi per tutti questi tipi di prodotti, per tutto ciò che ci circonda, per quello che utilizziamo da bere, per gli animali, per l'irrigazione dei campi agricoli, occorre avere un'acqua specifica per ciascuno di questi tipi di prodotti. E quest'acqua che noi preleviamo dalle fonti che abbiamo detto precedentemente, quindi dal sottosuolo, dai fiumi o dai laghi o in alcuni casi anche dal mare, quest'acqua deve essere trattata. L'acqua contiene particelle, sostanze e organismi che sono in sospensione. Contiene anche sali invece che sono disciolti. Quindi per tutto ciò che riguarda la rimozione delle sostanze in sospensione, noi possiamo utilizzare alcuni processi che sono la filtrazione e la microfiltrazione e l'ultrafiltrazione. Per quello che riguarda invece la rimozione di tutto ciò che è disciolto nell'acqua, noi possiamo utilizzare la nanofiltrazione e l'osmosi inversa. Sia la nanofiltrazione che l'osmosi inversa lavorano a livello ionico, quindi rimuovono tutto ciò che è disciolto nell'acqua. Tramite questi processi, quindi tutto ciò che riguarda la filtrazione, la microfiltrazione, l'ultrafiltrazione e poi la nanofiltrazione e l'osmosi inversa, noi da qualsiasi fonte di acqua, quindi dai fiumi, dai laghi, dai pozzi o dal mare, possiamo ottenere qualsiasi tipo di acqua per produrre qualsiasi prodotto che ci serve quotidianamente, a partire dagli alimenti, dalle bevande, dall'acqua che utilizziamo quotidianamente all'interno delle nostre abitazioni, dall'acqua che utilizziamo da bere, fino ad arrivare a produrre l'acqua per produrre prodotti farmaceutici, prodotti per l'industria elettronica, per l'industria farmaceutica, per l'industria petrolchimica e per produrre l'energia che ogni giorno ci serve per lavorare, per illuminare le nostre case e per vivere e per fare tutto ciò di cui abbiamo bisogno ogni giorno della nostra vita. Cosa facciamo come Verblu? Come Verblu produciamo tutta una serie di filtri di filtrazione, microfiltrazione e ultrafiltrazione per rimuovere tutto quello che è in sospensione nell'acqua, quindi particelle, sostanze e organismi. Come Verblu commercializziamo anche una serie di membrane di nanofiltrazione e osmosi inversa per rimuovere tutto ciò che è disciolto nell'acqua. Produciamo anche alcuni sistemi che sono i moduli MBR per filtrare le acque di scarico, per rimuovere tutto ciò che è in sospensione nelle acque di scarico, che sono i moduli MBR che produciamo ormai da diversi anni. Quindi grazie a noi potete trovare tutto ciò che vi serve per trattare l'acqua e per fare, come abbiamo detto prima, da qualsiasi fonte di acqua, l'acqua che serve per tutti i tipi di utilizzi.